Il mare è il protagonista di questa festa. Porto avanti una tradizione di famiglia che mio padre e mio nonno, prima di lui, ha sempre portato avanti. Certo, c'è molto attaccamento a questa festa perché è sentita dal popolo marinaro di questo borgo, è il porto di Maratea, che è di tradizione centenaria, abitata da pescatori e da famiglie di pescatori. La festa della Madonna di Portosalvo è la festa dei marinai marateoti, che almeno dal pieno Cinquecento venerano la Madonna con il titolo di Portosalvo. È scritto nel nome, la Madonna di Portosalvo è sicuramente una venerazione intesa come servizio e come aiuto al prossimo. Comincia così la festa della Madonna di Portosalvo. Più o meno sì, con il nostro lavoro, quello della preparazione, come hai visto prima, per scendere le statue e poi per la pulizia dell'isola. I preparativi fanno parte della festa, sono forse l'anima più antica della festa. Anche questo è un aspetto della fede, della tradizione della nostra Madonna di Portosalvo e di tutto quello che tutti noi facciamo in questi momenti. La confraternita di Portosalvo è una delle più antiche di Maratea e tra le più antiche nella cristianità intitolate a Santa Maria di Portosalvo, perché si costituisce nella seconda metà del Cinquecento, nasce sotto protezione religiosa con il titolo Santa Maria di Portosalvo, prendendo da Palermo e da Napoli, quindi tutto il traffico marittimo che c'era qui porta queste informazioni, questa cultura, questa sensibilità religiosa, la notizia di questo culto, di questo titolo mariano. Quindi i marinai di Maratea recepiscono tutto questo e formano una confraternita con quali finalità? Di mutua assistenza. Il porto di Maratea non è un porto solamente di pesca, è un porto turistico, quindi ci sono tanti tipi di nautici, ci sono i noleggiatori, ci sono i comandanti di imbarcazioni, però il giorno della festa sono tutti marinai e ognuno di loro a modo suo si rivolge alla Madonna e in questo giorno di festa cercano di glorificarla al massimo. La venerazione della Madonna di Portosalvo è già simbolicamente legata al suo nome ed è lì tutto il senso di questa venerazione, il fatto che comunque per mare nessuno di noi può sentirsi sicuro, quindi
il mutuo soccorso, l'aiuto vicendevole si rispecchia in tutti i giorni della nostra vita, in tutte le fasi della nostra vita professionale e non. Un tempo la processione per mare era la chiusura della processione, perché prima si partiva da terra, si faceva il giro per la strada, si arrivava all'imbarco e si usciva per mare. Da qualche anno, diciamo più di 25 anni, che la processione è stata sdoppiata. Il sabato si fa la processione a terra, si sale verso la stazione, verso Portoscalo, si dice la messa e poi si fa la fiaccolata e si chiude in chiesa la sera del sabato. Questa festa viene vissuta con molta partecipazione da tutte le fasce della popolazione, dai più grandi ai più piccoli. Se San Biagio, il patrono di Maratea, è la realtà che unifica tutte le diversità, questa di Portosalvo è un'altra festa che unifica i marateoti. Dal 1598 fino al 1700, inoltrato, la confraternita di Santa Maria di Portosalvo tutela la salute dei suoi membri e delle famiglie dei marinai. Alle 7 di sera, la domenica, la Madonna esce e comincia il suo percorso e arriva fino a sopra la rotonda. Dalla rotonda, rivolta verso il mare, fa la sua benedizione a mare, dopodiché si imbarca sulle imbarcazioni da pesca che la portano a fare il giro. La Madonna è il simbolo, il simulacro, la statua in legno che viene portata dalla barca con più esperienza, dal pescatore con più esperienza. È una festa particolarmente sentita perché ha a che fare con l'elemento principale con cui loro hanno a che fare, il mare, lo vivono. E quindi la Vergine di Portosalvo rappresenta quel presidio spirituale affinché questo mare sia sempre più motivo di beneficio per questa popolazione. La processione per mare nasce da molto lontano. Pensa che
Prima, quando le barche a motore e i motori non esistevano, questa processione veniva fatta con delle piccole imbarcazioni chiamate in dialetto da noi sandolini, e uscivano in processione tutti in fila, legati uno all'altro. Cose che ad immaginarle oggi con tutte le norme che regolano il mare sono impensabili, perché era pratica molto pericolosa. Però il loro attaccamento alla Madonna e alla protezione che gli portava non gli faceva avere nessun tipo di paura, e loro uscivano senza nessun problema, che ci fosse il mare calmo oppure agitato, non avevano nessuna difficoltà a portare avanti la processione. Nell'immaginario comune dei paesi di mare, il pescatore è quello che detiene il sapere, è quello che detiene la conoscenza non solo di quello che succede in mare, ma soprattutto di quella che è la storia della vita di ognuno di noi, la capacità di essere al fianco e di aiutarsi nei momenti difficili, perché il pescatore tutti i giorni si deve affidare a qualcun altro, e questo è il concetto principe. Non esiste un uomo di mare che è indipendente, che è solo, che è unico. È il mare che te lo insegna dall'inizio. Il mare ci dà la possibilità di portare le statue, che poi non sono altro che un simbolo, come a fare sì che la Madonna protegga i marinai che vanno per mare. I marinai si rivolgono alla Madonna nei momenti di pericolo, perché ci sono in mare i momenti di pericolo. Quando un ragazzo si avvicina al mare a Maratea lo fa sicuramente con l'immagine fissa dei festeggiamenti della Madonna di Portosalvo e della processione via mare. Così è stato per me, così sarà per tutti quelli che dopo di me, dopo di noi, continueranno questo mestiere antico, questo mestiere che molti definiscono a rischio, ma questi sono quei famosi mestieri, quelle famose culture che non spariscono mai, perché ci sarà sempre un pescatore e ci saranno sempre i pescatori. Questo trasporto veniva aggiudicato, oltre all'esperienza, in base a una certa asta si faceva. Si metteva un banditore, che di solito era uno del comitato, la persona più anziana, davanti alla chiesa, su un trespolo all'impiedi, e iniziava a decidere, in base a una offerta di asta, chi avrebbe dovuto portare in processione il santo via mare. Io sono partito di ausilio al mio comandante quando lui caricava la Madonna di Portosalvo, lui faceva la processione e pian piano ho visto tutti gli altri fare lo stesso finché è arrivato il mio turno. Quando metti in moto con la Madonna a bordo sono dei momenti di soddisfazione che vanno al di là di quelli professionali, di quelli economici, ma che restano e che ti segnano nei momenti forse più importanti della vita.
mare fa sempre paura. Avere nel cuore una sorta di protezione, una sorta di aiuto divino è sempre un valore aggiunto. Si procede alla volta di Santo Ianni, dove il parroco, i vigili e qualche rappresentante dell'amministrazione comunale scendono e fa la benedizione e poi appongono le due bandiere che contraddistinguono quasi sempre, anzi sempre, Maratea, che sono la bandiera blu e le 5 vele, che contraddistinguono il mare pulito di Maratea ogni anno. Fatta questa benedizione, la processione rientra . Allo sbarco la Madonna e il Cuore di Gesù, l'altra statua, arrivano sul molo dove è preparato l'altare e quindi si dice la messa. Penso a tutto ciò che di bello abbiamo fatto e al fatto che per un altro anno la festa è stata fatta, la tradizione è stata portata avanti e nella speranza che l'anno successivo si possa riproporre come l'anno precedente, anzi meglio. Mi ricorda il passato dei miei avi, insomma, loro ci vivevano e per loro era tutto, insomma, era un momento di festa, un momento di gioia che potevano condividere con gli altri pescatori il frutto del loro lavoro.
L'identità di un luogo è l'anima di un piccolo posto. Quindi praticamente noi, figli dei nostri padri marinai, i nostri nonni marinai, i nostri bisnonni marinai, abbiamo il dovere di mantenere questa identità, che è praticamente quello che fa di un luogo una cosa speciale.